Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Dorzonorm Doc Generici SRL. Ultimo aggiornamento, 10 febbraio 2022. Cos'è Dorzonorm? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Dorzonorm durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Dorzonorm? Dorzonorm è un farmaco a base del principio attivo dorzolamide cloridrato, appartenente alla categoria degli antiglaucoma e nello specifico inibitori dell'anidrasi carbonica. È commercializzato in Italia dall'azienda Doc Generici SRL. Dorzonorm può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Dorzonorm 20 mg/ml Collirio soluzione flacone 5 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Doc Generici SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: dorzolamide cloridrato. Gruppo terapeutico: antiglaucoma. Forma farmaceutica: Collirio. Indicazioni: Dorzonorm è indicato come terapia di associazione ai beta bloccanti, immunoterapia nei pazienti che non rispondono ai beta bloccanti o nei quali i beta bloccanti sono controindicati, nel trattamento dell'ipertensione intraoculare elevata nei pazienti con ipertensione oculare, glaucoma ad angolo aperto, glaucoma pseudoesfoliativo. Posologia: quando ha usato immunoterapia, la dose ha una goccia di dorzolamide nel sacco congiuntivale dell'occhio o degli occhi affetti 3 volte al giorno. Quando ha usato come terapia aggiuntiva in associazione ad un beta bloccante per uso oftalmico, la dose ha una goccia di dorzolamide nel sacco congiuntivale dell'occhio o degli occhi affetti 2 volte al giorno. Quando la dorzolamide sostituisce un altro medicinale oftalmico antiglaucoma, sospendere l'altro medicinale dopo una dose appropriata un giorno ed iniziare la dorzolamide il giorno successivo. Se viene usato più di un medicinale per uso topico oftalmico, questi medicinali devono essere somministrati a distanza di almeno 10 minuti l'uno dall'altro. I pazienti devono essere informati del fatto che devono lavare le mani prima dell'uso ed evitare che la punta del contagocce venga a contatto con l'occhio o con le zone circostanti. Bisogna inoltre informare il paziente che le soluzioni oftalmiche, se manipolate impropriamente, possono essere contaminate da batteri comuni noti per causare infezioni oculari. L'uso di soluzioni contaminate può causare gravi danni all'occhio e conseguente perdita della visione. I pazienti devono essere informati sul corretto uso dei flaconi dosatori. Popolazione pediatrica. Nei pazienti pediatrici sono disponibili dati clinici limitati per la somministrazione di dorzolamide 3 volte al giorno. Per informazioni sul dosaggio pediatrico, vedere paragrafo 5. 1. Modo di somministrazione. Prima di usare il medicinale per la prima volta, verificare che il sigillo di sicurezza situato sulla parte anteriore del flacone sia intatto. Uno spazio tra il flacone e il tappo anormale per un flacone che non è ancora stato aperto. Togliere il tappo dal flacone. Inclinare la testa all'indietro e tirare leggermente verso il basso la palpebra inferiore, in modo da formare una tasca fra la palpebra e l'occhio. Capovolgere il flacone e premere fino a quando non venga introdotta una singola goccia nell'occhio. Non mettere a contatto la punta del contagocce con l'occhio o con la palpebra. Ripetere i punti 3 e 4 per l'altro occhio, se necessario. Rimettere il tappo e chiudere bene il flacone dopo che è stato usato. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6. 1. La dorzolamide non è stata studiata nei pazienti con grave compromissione renale, clearance della creatinina 30 ml/min o con acidosi ipercloremica. Poiché a copyright la dorzolamide ed i suoi metaboliti vengono eliminati prevalentemente per via renale, l'uso della dorzolamide in tali pazienti è controindicato. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. La dorzolamide non è stata studiata nei pazienti con compromissione epatica e quindi in tali pazienti il medicinale deve essere usato con cautela. Il trattamento di pazienti affetti da glaucoma, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati effettuati studi specifici sulle interazioni farmacologiche. Negli studi clinici, la dorzolamide è stata impiegata in concomitanza con i seguenti medicinali senza evidenziare interazioni negative.
Timololo soluzione oftalmica, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Dorzonorm durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Dorzonorm durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. La dorzolamide non deve essere usata in gravidanza a meno che non sia strettamente necessario. Non sono disponibili dati clinici adeguati sull'esposizione in gravidanza. Nei conigli, la dorzolamide A, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Possibili effetti indesiderati come capogiri e disturbi visivi possono interferire con la capacità di guidare e di usare macchinari. Effetti indesiderati. La dorzolamide è stata valutata su più di 1400 persone in studi clinici controllati e non controllati. Negli studi clinici a lungo termine su 1108 pazienti trattati con la dorzolamide, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sono disponibili solo informazioni limitate per quanto riguarda il sovradosaggio nell'uomo in seguito a ingestione accidentale o intenzionale della dorzolamide cloridrato. Sintomi. Quanto segue è stato segnalato con l'ingestione orale. Sonnolenza. Applicazione topica. Nausea, capogiro, cefalea, fatica, anomalie dell'attività onirica e disfagia. Trattamento. Il trattamento deve essere sintomatico e di sostegno. È possibile che si verifichino squilibrio elettrolitico, sviluppo di uno stato di acidosi e possibili effetti sul sistema nervoso centrale. Devono essere monitorati i valori degli elettroliti sierici, in particolare del potassio, e del pH del sangue. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Preparati antiglaucoma emiotici, inibitori della nitrasi carbonica, codice ATC. S01EC03. Meccanismo d'azione. La nitrasi carbonica, AC, ha un enzima che si ritrova in molti tessuti corporei, compresi gli occhi. Proprietà farmacocinetiche. Diversamente dagli inibitori della nitrasi carbonica per uso orale, la somministrazione topica di dorzolamide cloridrato consente al principio attivo un'azione diretta sull'occhio a dosi sostanzialmente inferiori e, quindi, con una minore, dati preclinici di sicurezza. I principali dati di studi su animali con la dorzolamide cloridrato somministrata per via orale sono stati correlati agli effetti farmacologici dell'inibizione sistemica della nitrasi carbonica. Alcuni di questi dati erano: elenco degli eccipienti, mannitolo, e 421, idrossietilcellulosa, sodio citrato, sodio idrossido per aggiustare il pH, benzalconio cloruro soluzione al 50%, acqua per preparazioni iniettabili, farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Dorzonorm a base di dorzolamide cloridrato sono Dorzoclar, dorzolamide Aurobindo, dorzolamide Milan Generics, Dorzostil, Trusopt, Zoliop. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.